da un campo di grano, cioè varie metafore secondo me, che hanno a che fare anche un po' col nostro pianeta, no? Che è vivo proprio perché è ancora in mobilità e quindi così come la tettonica ancora fa spostare, diciamo, i continenti, anche i flussi anche umani, no? Il fatto che quello che è visto come un problema, come le migrazioni, in realtà sono il polso che il pianeta è ancora vivo e quindi può trovare nel discorso sulle popolazioni, le varietà, sui miscugli, anche una metafora, no? Di tutto questo. Ed è interessante appunto vedere il discorso sui grani autoctoni al di là della musealizzazione, che spesso, diciamo, è stata un po', si è imposta nell'immaginario collettivo come nuova forma di branding, no? Di marketing, di vedere diciamo, un interesse dentro una definizione che si cristallizza e quindi diventa brand, in qualche modo diventa prodotto. Quindi questa è la prima considerazione interessante, quindi mi faceva piacere avere un feedback su una visione appunto evolutiva dei cosiddetti grani antichi che sono grani del futuro in realtà. Sì, quello che dicevo prima, cioè, questo è importante conservare questo germoplasma, perché da qui poi bisogna partire. La coltivazione direttamente di questo germoplasma è importante ai fini di una piccola realtà territoriale, però non può essere il futuro della coltivazione del grano, no? Ma può essere la base sulla quale costruire nuove varietà per avere un futuro migliore delle varietà di grano. Noi attualmente mangiamo dei grani che sono stati concepiti, sono stati selezionati per incrementare le caratteristiche tecnologiche, non sono mai state prese in considerazione le caratteristiche nutrizionali di quello che mangiamo. Tornando invece a questo germoplasma, che delle vecchie varietà o varietà antiche o come le vogliamo chiamare, ma che è un germoplasma di base che è selezionato nel territorio, si è adattato a questo territorio, eccetera, si ritrovano ancora delle caratteristiche perse nelle varietà moderne. Però sono estremamente importanti da un punto di vista nutrizionale, cioè l'apporto che danno al nostro organismo non lo danno le varietà moderne. Quindi questi sono i grani del futuro, perché? Perché tramite questi grani, tramite questo germoplasma possiamo ripartire fortunatamente e indirizzare il miglioramento genetico verso altre, anche considerando aspetti produttivi, aspetti tecnologici, ma anche aspetti nutrizionali, cosa che fino adesso non è mai stata considerata. Tutte le intolleranze che ci sono anche di tipo non celiaco dipendono tutte dal fatto che abbiamo dei grani che sono stati esasperati nel miglioramento genetico per alcune caratteristiche che non sono quelle alimentari, sono caratteristiche tecnologiche. Questo materiale ci dà la speranza e la possibilità più che altro di ricominciare e riprendere a fare miglioramento genetico con l'ottica e la prospettiva di considerare tutto quello che è la nutrizione umana attraverso appunto i cereali. E all'interno, diciamo, di una dimensione di complessità aumentata, no? Come quella del nostro presente, del nostro contemporaneo, è interessante vedere come sia necessario il massimo di un approccio scientifico insieme con quella che è la scienza della tradizione, quindi dei contadini, di chi ha fatto pratica di questa cosa. Quindi l'unione mi sembra efficace tra queste due forme di conoscenza. Questo è fondamentale, perché io non posso selezionare varietà in una stazione sperimentale e poi pensare di farle coltivare a degli agricoltori che stanno lontani centinaia o migliaia di chilometri da me. Io devo collaborare direttamente con gli agricoltori, con le persone che lavorano in campo, con le persone che trasformano, con le persone che fanno il pane, con la tradizione dei luoghi che ci fa magari un biscotto particolare o che ne so, che possa essere. Perché? Perché questo ti dà la possibilità intanto di capire che tipo di prodotto, qual è l'esigenza. Secondo poi capire l'esigenza del territorio, perché noi non possiamo più sconvolgere il territorio arandolo o lavorandoci in maniera drastica o di impatto quando il territorio ha bisogno di essere conservato. Noi dobbiamo coltivare anche per conservare il territorio. Il fatto che si parlava prima dello scivolamento dei terreni a valle, se non li coltiviamo, ma se io metto una varietà non adatta a quel terreno, io questa attività non ce l'avrò. Io devo trovare la varietà che cresce in quel terreno e che si adatta in quel terreno per operare anche la conservazione del territorio. Non basta solo coltivare, non basta selezionare perché deve essere coltivato in una certa maniera, bisogna selezionare, bisogna adattare le popolazioni, le varietà, gli individui che coltiviamo
i genotipi che coltiviamo li dobbiamo adattare al territorio perché devono svolgere più funzioni, che non è soltanto quella di darci il grano per fare la farina che poi magari fa il panettone, ma deve dare un grano che ci nutre adeguatamente, che conservi il territorio e che dia reddito anche agli agricoltori che stanno nel territorio e non se ne vanno. Quindi in quest'ottica, diciamo, la biodiversità rappresenta una chance per la ripopolazione delle aree interne. È l'unica chance che ci è rimasta. Se vado a vedere il materiale delle varietà nuove, delle varietà, diciamo, quelle convenzionali, quelle che sono state migliorate, il germoplasma si è ridotto a un lumicino. Se questa è la reale diffusione del germoplasma del grano, le varietà moderne occupano una piccola percentuale, tutto il resto è delle varietà antiche, delle varietà che ancora si trovano ecotipi nelle zone che qualcuno ancora le mantiene. Quindi in questa visione, diciamo, sistemica che abbraccia appunto la complessità, possiamo dire che allora le tecnologie non sono più un nemico, No. diciamo, della biodiversità, ma anzi un alleato No, importante. le tecnologie bisogna utilizzarle tutte. Tutto quello che è nuovo, moderno va utilizzato. Non parlo degli OGM perché quello adesso è qualcosa che potrebbe essere utile, ma ancora prematuro dirlo, no? Cioè, dobbiamo ancora studiarci bene. Però sicuramente col germoplasma, questo che abbiamo, fare marcatori molecolari per capire qual è la variabilità genetica, utilizzare sistemi anche con i droni per monitorare i campi, il grano in campo, e fare tutto questo deve essere applicato. Monitoraggio della sanità fitosanitaria del grano può essere fatto adesso con dei droni e bisogna in un futuro utilizzarli, avere la possibilità di poterli utilizzare, perché loro fanno un monitoraggio che noi per poterlo fare spenderemo giornate intere. Quello con un volo lo fa in 10 minuti. Cioè, tutto quello che serve per migliorare la produzione e garantire una produzione sempre migliore va applicato. Se vogliamo macinare a pietra, macinare a pietra dobbiamo applicare tutta la tecnologia a monte della macina a pietra, che va dal selezionatore ottico, dalla tavola gravimetrica, tutta la tecnologia che adesso c'è per avere una caliosside sana per essere poi macinata. Quindi tutto deve essere applicato. Anzi, la tecnologia ci permette di tornare alla macina a pietra, che era stata abbandonata per motivi igienico-sanitari. Quindi noi nella settimana che precede il Palio del Grano, a Campo di Grano organizzeremo proprio un workshop per addomesticare le tecnologie 4.0 agli scopi, diciamo, della comunità. Ha qualche consiglio da darci, No, qualche indicazione? No, va benissimo, anzi, bene che si faccia questo. Allora, ci vediamo a Campo di Grano. Grazie. Dai, grazie.